Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Capitolo 1. Inizia anche quando sei solo. Ciao e benvenuto. Sono felice che tu sia qui. Quello che stai per ascoltare non è una lezione normale né un metodo rigido. È un'esperienza, una conversazione tra te e me, una voce, forse un'idea che può cambiare il modo in cui impari l'italiano. Oggi parleremo di qualcosa che tocca ogni studente prima o poi. Come imparare a parlare quando sei da solo? Vuoi parlare italiano, ma non c'è nessuno intorno a te, nessun insegnante, nessun madrelingua, nessuno che ti corregga o ti risponda. Se questa è la tua situazione, non sei solo. Ci sono passato anch'io. Qualche anno fa ero nella mia stanza. Ero pieno di motivazione, ma anche di frustrazione. Sognavo di parlare italiano come gli italiani, in modo fluido, naturale, con sicurezza. Ma intorno a me non c'era nessuno, nessun partner di conversazione, solo io e il mio forte desiderio, ed è lì che tutto è iniziato. Ho deciso di parlare con me stesso. Una mattina, senza pensarci troppo, mi sono messo davanti allo specchio, mi sono guardato, mi sentivo un po' timido, un po' a disagio e ho detto: «Ciao, mi chiamo Enzo, mi piace il caffè». Era molto semplice, quasi ridicolo, ma era un inizio. Ho riso. Ho sentito il viso diventare rosso, ma soprattutto mi sono sentito orgoglioso perché avevo osato parlare. Il giorno dopo l'ho fatto di nuovo e anche il giorno dopo. Poco a poco le mie frasi sono diventate più lunghe. Mi lavo i denti, preparo la colazione. Oggi sono stanco. Voglio guardare un film. Niente di speciale, vero? Ma ogni parola contava, ogni frase mi aiutava a costruire qualcosa di importante, la fiducia. Molte persone credono che per migliorare bisogna vivere in un paese dove si parla italiano, oppure parlare con madrelingua, oppure seguire corsi intensivi e costosi. Questo non è vero. La prima cosa di cui hai bisogno sei tu, la tua voce, il tuo coraggio, la tua consapevolezza. Devi ricreare il tuo mondo in italiano. Così ho trasformato la mia vita quotidiana in una lezione di italiano. La mia cucina, il mio soggiorno, il mio bagno. Tutto è diventato pratica. Quando tagliavo le verdure dicevo: taglio un pomodoro, aggiungo l'aglio, ha un buon profumo. Quando guardavo fuori dalla finestra dicevo: il cielo è grigio, forse pioverà. Anche quando non succedeva nulla di speciale parlavo: oggi mi sento pigro, ma voglio comunque imparare. Ogni momento diventava un'occasione per fare pratica, ed è questa la vera magia. Smetti di separare l'apprendimento dalla vita. Non hai bisogno di frasi lunghe o difficili. Non devi parlare come in un libro. Devi solo vivere un po' in italiano ogni giorno. Camminare pensando in italiano. Un'abitudine ha cambiato tutto per me.
La chiamavo la passeggiata in italiano. Ogni sera uscivo per una breve passeggiata, da solo. Durante quel tempo pensavo in italiano. A volte parlavo piano, a volte muovevo solo le labbra, ma nella mia testa le frasi prendevano forma. Fa fresco stasera. Mi piace camminare dopo una lunga giornata. Domani proverò a parlare di più. Quella piccola passeggiata diventò un incontro con la lingua, un incontro tra me e il mio apprendimento. E lentamente la mia visione dell'italiano cambiò. L'italiano non era più una materia scolastica, non era più un problema. Diventò un compagno, un amico silenzioso, una voce nella mia vita quotidiana. Il vero problema non è il tempo o il denaro, è la paura. Lascia che ti dica qualcosa di importante. La perfezione non esiste. Se la aspetti, non inizierai mai, farai errori. Io li faccio ancora. Ma l'errore più grande è non dire nulla. Quindi parla, anche se non è perfetto. Parla, anche se non sei sicuro. Parla, anche se ti senti sciocco, perché quando parli migliori, naturalmente, senza dolore, senza paura. Un giorno penserai in italiano, sognerai in italiano e un giorno, senza accorgertene, parlerai italiano. Capitolo 2. Crea un ambiente che parli italiane. Hai iniziato, hai osato dire le tue prime parole, forse davanti a uno specchio, forse solo nella tua testa. Forse in un sussurro lieve tra due pensieri. E questo è già qualcosa di grande. Molte persone sognano di parlare una nuova lingua, ma non fanno mai il primo passo. Tu lo hai fatto, quindi ora la domanda è semplice. Come continui? Come puoi migliorare ogni giorno anche quando sei solo a casa? La risposta è molto breve. Crea intorno a te un mondo in italiano. La tua casa diventa il tuo spazio linguistico. C'è un'idea che mi piace molto. Se non puoi andare verso la lingua, porta la lingua da te. È quello che ho fatto io. Ho invitato l'italiano in casa mia. Nella mia routine, nei miei oggetti, nella mia vita quotidiana. Come? Con azioni piccole ma potenti. Per esempio, ho messo dei piccoli foglietti ovunque. Sulla porta ho scritto porta, sulla lampada, lampada, sullo specchio, specchio. Ogni volta che toccavo un oggetto, dicevo il suo nome ad alta voce. Non era magico, non era impressionante, ma lentamente il mio cervello ha iniziato a pensare in italiano. Le mie parole erano collegate a cose reali e la parte migliore non era più studio, era vivere in italiano. Ora parliamo della pratica allo specchio. Il tuo riflesso diventa il tuo insegnante. Ti ricordi lo specchio del primo capitolo? Beh, è diventato il mio partner quotidiano. Ogni sera, per 5 minuti, mi mettevo davanti allo specchio e parlavo della mia giornata. Anche di cose molto semplici. Oggi mi sono svegliato tardi. Ho bevuto un buon caffè.
Ho guardato un video in italiano. Mi sento un po' stanco, ma orgoglioso. A volte non avevo nulla di interessante da dire ed era normale. L'obiettivo non era essere interessante, l'obiettivo era restare in contatto con la lingua. E ho notato qualcosa di importante. Quando parliamo con noi stessi davanti a uno specchio, prestiamo più attenzione alla nostra voce, al nostro viso, al nostro sorriso, al nostro tono, ai nostri gesti. Non impariamo solo parole. Impariamo a comunicare davvero, camminare in casa, parlare mentre ti muovi. C'è qualcosa di strano, ma vero. Quando ci muoviamo, le idee arrivano più facilmente. Così ho iniziato a camminare mentre parlavo, non sempre fuori, a volte solo nella mia stanza. Camminavo lentamente avanti e indietro e parlavo a voce bassa. Cosa ho fatto oggi? Cosa mangerò stasera? Mi sento motivato? A volte sì, a volte no, ma stavo andando avanti. Parlare mentre mi muovevo mi ha liberato. Non ero più seduto immobile su una sedia con un quaderno. Stavo vivendo la lingua con il corpo e con i pensieri e ho scoperto qualcosa di importante. L'italiano poteva seguirmi ovunque, anche nel silenzio. Il diario parlato, la tua voce come memoria. Un giorno mi è venuta un'idea. E se il mio diario non fosse scritto, ma parlato? Un diario audio in italiano, registrato ogni sera. Così ho preso il telefono, ho aperto il registratore e ho parlato 2 minuti, 3 minuti. Parlavo di come mi sentivo, di quello che facevo, di ciò che speravo. Oggi mi sono sentito un po' solo. Ho ascoltato una canzone in italiano. Un giorno voglio viaggiare a Parigi. Non sono ancora fluente, ma sento i progressi. Questo diario è diventato un compagno silenzioso. Non l'ho condiviso con nessuno, ma ho lasciato lì la mia voce, i miei dubbi, le mie speranze e col tempo ho riascoltato. E poi, sorpresa, ho sentito i miei progressi, facevo meno pause, usavo più parole. La mia pronuncia suonava più morbida e ho sorriso perché non era magia, era il risultato di farlo ogni giorno. Imparare da soli significa anche ascoltarsi crescere. Sì, all'inizio sembra strano, ti senti un po' sciocco, dubiti, a volte ridi di te stesso ed è normale. Ma dietro questa sensazione strana c'è qualcosa di potente. Stai costruendo la tua voce in italiano, una voce vera, una voce personale e nessuno può portartela via. Quello che voglio che tu ricordo. Non hai bisogno di nulla di speciale per iniziare, niente scuola, nessun partner, nessun insegnante. Hai già tutto, la tua voce, il tuo desiderio e un po' di immaginazione. Se sei qui ora, significa che hai già percorso una strada bellissima. Hai osato parlare italiano da solo, con sincerità, hai provato,
A volte hai fallito, hai ricominciato molte volte. E ogni parola che hai pronunciato ti ha avvicinato alla persona che vuoi diventare, la persona che parla con sicurezza. Essere soli non è una debolezza, è una forza. Significa che non aspetti, non dipendi dagli altri per parlare, ti prendi la responsabilità della tua voce. Fai vivere la lingua, qui, ora, senza scuse. Certo, ci saranno giorni senza motivazione, momenti di dubbio, momenti in cui ti senti bloccato, ma ricorda sempre questo: ogni parola conta, ogni frase che osi dire è una vittoria. Continua a parlare allo specchio, continua a creare storie nella tua testa, continua a fingere di essere alla radio o in un film, perché in questi giochi semplici nasce l'apprendimento vero. Non devi essere perfetto, non devi andare veloce, devi solo continuare, una parola dopo l'altra, un giorno dopo l'altro. E la parte migliore? Non sei mai davvero solo. Attraverso questa lingua entri in una comunità invisibile. Persone in tutto il mondo che stanno imparando, proprio come te, in silenzio, con coraggio. Quindi respira, sorridi e dillo piano: parlo italiano e continuo. Happy learning! If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to the channel. Stay with us for more amazing content. See you in the next video.